Buongiorno di nuovo e bentornati qui nella mia cucina. Come state? Allora, oggi farò lo sformato di patate, o ancora meglio il gâteau di patate, perché è vero che si fa in tutta Italia, ma la sua origine è quella campana, soprattutto napoletana. Il nome non vi deve fuorviare perché chiaramente è un nome sicuramente di derivazione francese, ma in realtà il piatto è essenzialmente italiano, anche perché non credo che i francesi possono fare un piatto così buono come questo. E poi ci impongono anche la loro cucina. Oh là là, omelette avec pomme de terre. Sarebbe la frittata con le patate, la sapemo fare pure noi, che noi la mangiamo quando dentro al frigo c'è rimasta solo la lampadina. Quello. E visto che il mio omologo, di nome almeno, Enrico Brignano, mi dà ragione, noi adesso ci vediamo la ricetta e poi, come al solito, alla fine del video vi do qualche utile consiglio. Prendete le patate bollite in precedenza e schiacciatele con uno schiacciapatate. Aggiungete ora le uova, il parmigiano, sale e pepe e la noce moscata grattugiata. Mescolate il tutto con una forchetta. Una volta fatto, aggiungete la scamorza bianca, la mortadella ridotta in cubetti e mescolate nuovamente. Imburrate e infarinate con il pangrattato una teglia da forno e metteteci dentro l'impasto delle patate con la scamorza e la mortadella. Livellate lievemente e rendete la superficie un po' rustica con una forchetta. Alla fine metteteci sopra il parmigiano e una spolverata di pangrattato per gratinare. Infine qualche fiocchetto di burro. Allora, il primo consiglio è quello di imburrare e poi metterci il pangrattato che fa la funzione della farina per i dolci per questo gâteau, perché poi vi viene su molto bene. Io ho utilizzato il Pyrex, a parte perché ci stava benissimo dentro e poi si vedeva, ma se utilizzate la teglia normale va bene uguale. L'importante è che lo imburrate e poi lo infarinate bene con il pangrattato, non con la farina, perché vi viene su molto bene. La seconda
In realtà non è più un consiglio, ma è soltanto darvi una possibilità di scelta. Io ci ho messo la mortadella, intanto perché le avevo già in casa e poi comunque mi piace di più, ma al suo posto potete benissimo metterci il prosciutto cotto, che va benissimo. Per quello che riguarda il formaggio, io ho utilizzato la scamorza bianca, non ho volutamente utilizzato quella affumicata, altrimenti mi avrebbe spostato troppo il sapore e sarebbe stato troppo presente, troppo forte. Al posto di quello, io ci combatto da una vita con mia moglie, lei vuole mettere la mozzarella, che per l'amor di Dio va bene uguale, il problema è che mi tira troppo fuori l'acqua e quindi spesso mi bagnava l'impasto. Con questa potete stare tranquilli perché viene filante e non avete questo inconveniente della mozzarella. Poi un'ultima cosa vi voglio dire, io prima, quando facevo questo piatto, sbucciavo le patate e poi le schiacciavo. Poi, giustamente, una mia cliente, che poi tra parentesi è anche chef, mi ha detto: perché stai a fare sto lavoro? Li metti direttamente con la buccia, tagliandole a metà, quando schiacci la buccia ti rimane su, te la levi e via. E ci aveva perfettamente ragione, quello che ho fatto in questa ricetta. Quindi prendetelo come consiglio perché è molto utile. Bene, detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me fino adesso. Chi ancora non l'avesse fatto, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella lì sotto così non perdete i miei prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Grazie a tutti e buon pranzo o buona cena!